Eccomi qua tornato dalla Maní ragazzi, solo che il muletto mi ha caricato questi 110 kg più altri 110 nell'altro cassone e adesso dovrò scaricarli a mano. Non sarà facile ragazzi perché sono da solo, però facendolo slittare con questa gomma piuma dovrei veramente riuscirci, speriamo bene. Eccomi qua, ho posizionato un carrellino dietro la macchina, quello col quale trasporto i pesi, autocostruito ovviamente, 4 ruote significative. Adesso scaricherò questa batteria facendola slittare, ovviamente cercando di non rovinare il parafango. Questa è l'auto, la mia station, con la quale faccio anche un po' di survivor in giro mentre faccio i video. Tanti chilometri, al nord ho fatto 2950 km che sommati agli altri, ragazzi, la mia auto ha 432.000 km, impressionante. Ed eccolo qua, scaricato all'interno, ragazzi, non è stato facile. Cassone di legno, di compensato multistrato, fatto molto bene, protetto molto bene, con questi agganci rapidi di inox, ragazzi, qui lo spreco va a 1000 ed è fatto veramente bene. Poi c'è questa gomma piuma che protegge tutti i lati, praticamente anche sotto, e quindi le batterie viaggiano veramente in maniera protetta. Qua c'è il display, adesso vediamo di aprire seriamente e vedere cosa c'è all'interno. Adesso aprirò tutto il cassone, qui ci sono questi agganci rapidi, vedete, io già li ho allargati col cacciavite. Come funziona? Praticamente bisogna mettere un cacciavite nella parte che è stata chiusa, si fa la leva, tac, si apre, dopodiché con la pinza va raddrizzato in modo da sganciare praticamente tutta la parete. Vedete, io con la pinza si prende così, si raddrizza, quando arriva a livello poi basta spingere la tavola verso l'esterno, insomma non è un lavoro assolutamente complesso. Qua un po' di leva, l'abbiamo aperto. Prendo tutti e 4 i lati, praticamente la batteria si apre a finestra, c'è sempre gomma piuma un po' dappertutto. Insomma, l'imballaggio devo dire che merita in maniera significativa, tutto di legno, chiaramente non è legno di prima scelta, però intanto è un compensato che fa la sua funzione di proteggerlo da botte, da pezzi di legno che possono scaraventarsi contro, ecco. Inoltre, per gli amanti del fai da te, ragazzi, ci troviamo delle tavole di compensato, di multistrato, da utilizzare, con fogli di isolante su tutti i lati, quindi abbiamo una quantità di isolante che possiamo utilizzare, e il bancale che non è per nulla fatto male, ecco. Ed ecco che se andiamo sul retro vediamo subito una bellissima griglia di protezione facilmente estraibile, e questa ha un suo valore che copre tutte le connessioni. Abbiamo doppio positivo e doppio negativo con un magneto termico da 250 A, abbiamo i LED per visualizzare istantaneamente, il power, che è il tasto di accensione, e le connessioni RS485 e CAN per il computer, quindi per i paralleli delle batterie, per la gestione attraverso il computer. Ecco che per agevolare il sollevamento delle batterie una sull'altra sono state messe queste maniglie bellissime di acciaio inox con la molla, e queste insomma lavorano bene, fanno il loro lavoro, fissate bene, insomma un bel progetto. Questa è una delle batterie da 15 kWh che abbiamo aperto e adesso andiamo ad aprire questo box di legno che contiene l'altra batteria più il sostegno inferiore, ovvero la pedana con le ruote che avete ormai già visto su questo canale. Devo dire che l'involucro, ovvero il contenitore, è veramente massiccio. Qui parliamo di compensato chiuso all'interno di questo inox con punte di graffaggio bloccato, insomma un trasporto così veramente è a prova di lancio dall'aereo. E adesso apriamo e montiamo tutta l'unità, 30 kWh di batterie LiFePO 4. Apriamo adesso questo cassone e vediamo che all'interno ci sono degli accessori.
e la protezione. Ragazzi, il sopra e tutti i lati protetti per il trasporto in maniera veramente eccezionale. Vediamo un attimo. Esattamente. Ottimo, come avete visto i 4 lati, il sopra e il sotto, sono rinchiusi da questa schiuma che fa da protezione. Questa è la parte inferiore. Abbiamo aperto l'altra batteria da 15 kWh con oramai le ruote a rullo molto importanti. Adesso cosa succede? Questa col carrello sarà la parte bassa. Qui vediamo che è identica a quell'altra con le relative connessioni anche dietro, con lo stacca batterie magnetotermico, e la parte sopra è solamente coperchio, quindi la togliamo, vedete, si alza e eccola qua. Vedete, è uno scatolato che fa da coperchio, non è come la versione completa dove nella parte superiore c'è anche l'inverter. Quindi batteria 1 con le ruote, batteria 2 senza ruote, che va sopra a queste, poi il coperchio in cima. Adesso montiamo il tutto e vediamo l'aspetto finale. Ed ecco il Maxi Tower montato, ragazzi. Devo dire che è veramente potente, 30 kWh, ma anche molto carino. Arreda in maniera incredibile. Questa è la composizione di 2 batterie da 15 kWh senza l'inverter, quindi possiamo utilizzare l'inverter che vogliamo. Abbiamo tutte le connessioni sul lato posteriore e nei display possiamo indubbiamente vedere tutto ciò che avviene, il bilanciamento delle batterie. Veramente carino. Questa è la parte posteriore del Maxi Tower, quello senza inverter, ovvero le 2 batterie da 15 kWh. Molto bello, molto elegante. Queste sono le connessioni che vi faccio vedere nei dettagli. Qui abbiamo 2 contatti M8 per ogni polo, quindi 2 positivi, 2 negativi, prima batteria, 2 positivi, 2 negativi, seconda batteria. Qui abbiamo il magnetotermico, praticamente un grosso magnetotermico da 250 A, e qui è il pulsante power di accensione. Dopodiché abbiamo tutti i LED di segnalazione delle condizioni in tempo reale e abbiamo queste porte di comunicazione che sono la RS485 e il CAN bus, quindi praticamente con l'RJ45. Tolto il coperchio, ragazzi, ed è uno scatolato veramente fatto bene, tra l'altro mi fa venire in mente tante idee che svilupperò progressivamente, perché qui possiamo anche contenere diverse cosettine mentre lui è montato sopra a copertura. Adesso aprirò il coperchio togliendo proprio la piastra metallica sovrastante in modo da vedere l'interno delle nostre batterie. Ed eccomi a togliere l'ultima di tutte le viti. Eccole qua, ragazzi. Praticamente abbiamo il coperchio libero, apriamo e vediamo cosa c'è all'interno. Ovviamente apertura in diretta come al solito. Coperchio bello pesante. Eccoci qua. Questo è quello che c'è all'interno della batteria. Vediamo subito il JK, bilanciatore attivo. Vediamo subito il BMS della Saplos, eccolo qua. Vediamo tutte le connessioni, i cavi, il display, il magnetotermico. Questi sono i 2 lati, connessioni doppie sui poli. Qui dal lato opposto abbiamo lo schermo. Adesso togliamo la protezione per vedere anche le celle. Anche qui ci sono le 4 vitine, 1, 2, 3
e 4. Questa è l'ultima che devo ancora svitare. In questo modo ho tolto quella che è la protezione. Fatemi appoggiare l'avvitatore. Adesso apriamo per vedere sotto cosa c'è. Ragazzi, sto facendo una diretta e direi niente male, ragazzi. Guardate la perfezione del lavoro. No, vabbè, veramente Mani, ogni implemento di batteria si dimostra sempre più professionale. Guardate i dettagli, come sono stati avvitati tutti i sensori vari su questi busbar lamellari che oramai sono storici, perché la conduzione è veramente eccezionale. Scelte di Mani sempre migliori giorno dopo giorno. Qui vediamo le celle che, come sapete, sono della Yttrium. Se andiamo in una di quelle etichette test della Mani, vediamo chiaramente che le celle sono nuovissime. Qui abbiamo veramente la capacità di 300 ampere calcolata da loro col top balancing, quindi vi dico che non è più da fare. Abbiamo tutti i vari sensori, insomma una batteria composta veramente bene. Vi faccio una panoramica generale. Questo è il frontale con i due display, questo è l'interno col JK 2 ampere, questo è il BMS della Seplos 2.0 e questo è il retro. Ragazzi, fatevi venire delle idee su come utilizzare quella che è la copertura. Vedete che è tutta metallica e questo può essere occasione di studio per andare a posizionare quindi nella parte superiore sotto la copertura, ad esempio, sensori piuttosto che barre con i potenziali e quant'altro. Qui c'è, ragazzi, veramente da sbizzarrirsi. La cosa che ripeto ogni tanto per i nuovi iscritti al canale è che la Mani fa già il top balancing e quindi vedete che la scelta della combinazione delle celle è sintonica, quindi sono tutte della capacità quasi identica, come potete ben vedere dalle etichette. E questa è una cosa fondamentale per fare gruppi di batterie. Vediamo quest'altro lato, che devono avere una sintonia di funzionamento. Vedete 300 519, 300 664, cioè sono veramente con una differenza minima una cella dall'altra. Queste sono le Yttrium 10.000 cicli e quindi insomma qui l'impianto durerà veramente molti anni. Bene, questo è quanto. Qui si può attaccare praticamente qualsiasi tipologia di inverter. Bisogna creare adesso, vediamo che cosa mi verrà in mente o cosa verrà in mente a voi, come prelevare le potenze e come gestirle in modo da avere il nostro inverter personalizzato di qualsiasi tipologia, che sia il Bestione, che sia un Victron, che sia un ibrido, in modo da utilizzare appieno queste due batterie. Ci sarà anche molta, direi, eleganza, perché quando lo immaginiamo chiuso a casa nostra, nel locale tecnico, con sopra l'inverter, insomma, è molto positivo. Ecco connessi quindi i cavi per le batterie in parallelo e il cavo di comunicazione. Adesso accendiamo e vediamo il frontale. Accendiamo la prima batteria, accendiamo la seconda. Dopodiché accendiamo questo magneto termico in uscita molto duro da 250 ampere. Il frontale quindi ci farà apparire tutti i dettagli. Cliccando Enter abbiamo le tensioni, il SOC sempre temporaneo e relativo, e questa è la seconda batteria. Diamo un'occhiata adesso alle celle e vediamo come sono. Le prime 4, dalla 5 alla 8, identiche,
identiche fino alla 12 e identiche fino alla 16. Ragazzi, fanno paura queste celle qua, ragazzi. Cioè c'è solo un millivolt su questa, che praticamente è insignificante perché può muoversi da un momento all'altro. Sono praticamente a 0 millivolt, ragazzi, 0 millivolt, 1 millivolt, cioè il nulla assoluto. Questo è il JK da 2 ampere che bilancia perfettamente. Usciamo. E adesso vediamo la seconda batteria. Eccola qua. Vediamo un attimo. 25, 26, 25. Le altre 4. Praticamente c'è sempre un millivolt, praticamente identiche. E le ultime 4. Perfette. Vabbè ragazzi, batterie celle di grado A, acquistate, di cui è stato fatto il top balancing, meglio di così sul mercato è difficile trovare. Ecco la parte posteriore finita, bella, elegante. Questi sono i lati, questo è il coperchio e questa è la parte anteriore a vista, anch'essa molto elegante, molto funzionale con i display. Adesso ragazzi c'è da sbizzarrirsi per creare l'impianto con l'inverter che desideriamo noi. Ragazzi, questo è il Maxi Tower della Mani senza l'inverter per coloro che vogliono utilizzare l'inverter personale. Significa il bestione arancione, significa un Victron, significa un ibrido, cioè andiamo veramente a creare un impianto fai da te personalizzato. Per alcuni la scelta della Mani era dettata dal fatto che per alcuni l'inverter diventava un vincolo, ma io non volevo quello, io preferisco gli ePever o i Victron come regolatori di carica. Ebbene qui abbiamo creato un'ulteriore versatilità. La cosa che dicevo nel video è quel coperchio scatolato così, ragazzi, fatevi venire delle idee perché potrebbe essere utilizzato come contenitore di sensori, di barre equipotenziali, chiaramente tutto in sicurezza, quindi vediamo, dato che è di ferro, come isolare, come posizionare i vari componenti. Lo lascio al vostro studio, farò anch'io il mio, vediamo che cosa uscirà nei prossimi video. Ragazzi, il prossimo video sarà esattamente il test, ovvero la prova di questo Maxi Tower senza inverter connesso alla tipologia di inverter sia della Mani, quindi esterno, piuttosto che altre. Vediamo che cosa mi verrà in mente di sviluppare su questo canale, sempre a beneficio della cultura e della conoscenza dei prodotti nuovi. La Mani mi stupisce ogni 6 mesi circa quando esce un prodotto migliorato, eccetera. Molti di noi diranno, mamma, questo è bello, magari se compravo questo invece che quello di 2 anni fa. Sì, ragazzi, questa è esattamente l'incontenibile velocità alla quale si muove il mercato. Ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita, dettagli importanti, tutti i dettagli anche interiori, avete visto l'estrema qualità e la bella composizione di queste batterie che sono state prese da me al magazzino di Milano, l'ultimo viaggio che ho fatto al nord, e sono state prese a caso, affinché nessuno pensi che la Mani mi possa inviare prodotti migliori dei vostri. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti clienti della Mani. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto ancora una volta e volete acquistare questo prodotto, ben venga, iscrivetevi a questo canale e continuiamo così. Mi state dando grandi soddisfazioni perché state collaborando nei commenti, nelle vostre sensazioni, in quello che è il vostro impianto personalizzato, e questa è la linea della Mission. Grazie ragazzi, buona serata.